Ma come fai a capire se hai una corretta retroversione del bacino in verticale quando sei in verticale oppure no? Lo scopriamo subito dopo l'intro. Ehi Balancer, benvenuto in questo nuovo video. Se non mi conosci ancora, io sono Francesco Mazzone, fondatore dell'Online Stand Academy, la prima scuola online di verticalismo. In questo canale troverai settimanalmente dei contenuti inerenti al mondo della verticale e al verticalismo. Oggi appunto andiamo a vedere un piccolo esercizio che ti farà capire se davvero stai eseguendo correttamente la retroversione del bacino in verticale. Capire la retroversione del bacino dai retti o a terra diciamo che è abbastanza semplice perché sono posizionamenti che prendiamo comunemente, ma nel momento in cui abbiamo anche acquisito la retroversione del bacino in questi posizionamenti, nel momento in cui andiamo in verticale perdiamo completamente la percezione del bacino, quindi non capiamo effettivamente se stiamo eseguendo una corretta retroversione. L'esercizio che voglio proporti è l'half lay ed è uno dei miei preferiti che faccio fare sempre ai miei studenti per capire e percepire bene la retroversione del bacino, perché a differenza di altri posizionamenti abbiamo dei piccoli input che ci fanno capire fisicamente e da subito se stiamo eseguendo correttamente la retroversione o meno. All'interno del canale troverai già altri video riguardanti la retroversione del bacino, ma oggi la andiamo a vedere in modo specifico proprio su questo esercizio, sull'half lay. Adesso partiamo con un esercizio da terra in modo da capire quale è la retroversione corretta. Ti sdrai completamente a terra con le ginocchia raccolte e dovrai cercare di eseguire un hip thrust, quindi dovrai spingere il bacino verso l'alto. In questa posizione non senti tirare i quadricipiti. Invece, partendo di nuovo dal basso, prova a eseguire la retroversione del bacino, quindi porti bene le creste iliache verso dietro e andrai ad alzare il bacino. Vedrai una sorta di conca sulla pancia. Facendo bene questa forzatura sul bacino, inizierai a sentir tirare tantissimo i quadricipiti. Quindi la differenza è che in questa posizione non dobbiamo portare tanto il bacino verso l'alto, ma dobbiamo cercare bene di andare a eseguire la retroversione, quindi di andare a portare le creste iliache verso dietro. Vedrai che l'ombelico schiaccia verso il basso e la colonna vertebrale, precisamente la zona lombare, punta ancora verso il basso. Non devi andare a creare un arco di questo genere, dove la curva lombare rimane arcata, ma dobbiamo cercare di appiattirla il più possibile. Una volta che hai percepito l'attivazione corretta e quindi che ti tirano completamente le gambe, principalmente i quadricipiti, lo andiamo a riportare sulla parete e quindi nel posizionamento vero di half lay. Per andare a posizionarci correttamente in half lay prendiamo la distanza di un braccio dalla parete. Le gambe dovranno essere posizionate a 90 gradi e quindi dovranno essere alla stessa altezza del ginocchio. Dobbiamo cercare di mantenere bene la retroversione del bacino e dobbiamo stare attenti che il bacino non supera le spalle, quindi non deve andare dalla parte della pancia. In questa posizione devi sempre cercare di mantenere il bacino in linea con le spalle e con il ginocchio. Il torace deve essere perpendicolare, non devi avere lo sterno che punta verso il basso, perché questo ti farà portare già il bacino verso l'esterno e ti farà sbagliare da subito posizionamento. E in questa posizione da arcato non riuscirai a percepire questa sensazione di tiraggio sui quadricipiti. Quindi dovrai cercare di mantenere il torace che punta bene verso l'alto e il bacino in linea con le spalle. Una volta raggiunto questo posizionamento dobbiamo pensare alle attivazioni, quindi dobbiamo attivare bene la retroversione del bacino come l'abbiamo eseguita per terra. Dobbiamo portare bene le creste iliache verso dietro, quindi dalla parte della schiena, in modo tale che iniziamo a sentire che i quadricipiti tirano. Una volta percepita la sensazione corretta, quindi quella di sentirsi tirare sulle gambe, cerchiamo di eseguire degli stacchi. E negli stacchi è importantissimo che le ginocchia non debbano andare dalla parte della pancia, ma devono sempre puntare dalla parte della schiena. Questo perché manteniamo sempre una completa estensione dell'anca e sentiamo sempre tirare i quadricipiti. Nel momento in cui ci andiamo a staccare dalla parete e sentiamo ancora che i quadricipiti mantengono la tensione, significa che stiamo mantenendo una buona retroversione. Nel caso in cui non percepisci più questa tensione sui quadricipiti, vuol dire che qualche attivazione l'avrai persa. Una volta eseguito questo stacco corretto dalla parete, dovrai cercare di rimanere più tempo possibile staccato dalla parete con questa tensione costante sui quadricipiti. Questo ti assicurerà a mantenere e a capire un'ottima retroversione anche nella verticale libera. Se hai già una buona verticale libera ma non sei sicuro di avere una buona retroversione del bacino,
bacino, il mio consiglio è sempre partire dalla parete, perché ti semplifica di molto il lavoro e hai la possibilità di andare a semplificarti il lavoro per sentire bene la percezione di una determinata attivazione. Quindi percepiscilo prima bene sulla parete e poi potrai riproporre lo stesso esercizio in verticale libera e dovrai andare a eseguire uno slancio, potrai finire tranquillamente in full, andrai a piegare le gambe e andrai a eseguire la retroversione del bacino. Se senti tirare anche in questo momento i quadricipiti, vuol dire che stai eseguendo una retroversione corretta. L'half lay non è un esercizio bellissimo esteticamente, ma è davvero molto funzionale, e ripeto molto perché è l'unico che ti riesce a dare un feedback istantaneo se stai eseguendo una corretta retroversione, senza feedback esterni, quindi video o qualche altra persona che ti sta dicendo se la stai facendo o meno. Una volta che hai preso piena confidenza con l'half lay, basterà stendere completamente le gambe senza cambiare il posizionamento delle ginocchia, quindi le ginocchia devono sempre rimanere in linea con il bacino, e questo ti assicurerà un ottimo allineamento e soprattutto un ottimo posizionamento anche delle gambe, evitando scomode carpiature. Spero che questo video ti sia stato utile per iniziare a capire come percepire la retroversione corretta del bacino in verticale anche nella verticale libera. E se vuoi seguire insieme questo percorso, io come sempre ti aspetto all'Online Stand Academy, troverai il link giù in descrizione, dove potrai prenotare la tua lezione privata o di classe e insieme potremo seguire questo percorso. Inoltre all'interno della descrizione troverai le 2 demo gratuite di Essential Handstand e After Handstand, dove troverai tutti gli elementi tecnici del verticalismo. Non dimenticarti di iscriverti sul canale, attiva la campanellina e le notifiche per rimanere sempre aggiornato sui nuovi contenuti, e noi ci vediamo a lezione e al prossimo video.